Ciao a tutti da WW Vena Virtuale ed eccoci qua a raccontare un po' la regata. Da un gruppo unico siamo passati a due gruppetti con un piccolo gruppetto in testa che si è staccato e sta seguendo un'altra rotta adesso. Come mai il gruppo sta tagliando così dentro l'Oceano Sud Atlantico, girando un po' il percorso classico delle correnti che ora vi mostro, che è quello che state vedendo adesso, in cui si dovrebbe scendere molto di più, ma c'è un limite imposto, che è la linea dei ghiacci, l'ice limit, che non può essere superato in questa regata e quindi per forza di cose non si può arrivare giù prendendo le correnti migliori, perché sarebbe molto pericoloso. Nella realtà, ovviamente, per la presenza degli iceberg eravamo già tutti abbastanza consapevoli che proprio l'ice limit, fin dall'inizio della regata, avrebbe imposto un limite, una rotta sicuramente più interna, anche se questo significava entrare nell'anticiclone di Sant'Elena, però appunto il corridoio migliore diventava quello che state vedendo. Era probabile fosse così ed è infatti ci siamo trovati in un corridoio del genere. L'anticiclone di Sant'Elena che va a interferire e va a schiacciare le correnti in questo mini corridoio canale che si crea ogni tanto e che poi viene sempre più ristretto, chiuso, fino anche a scomparire e quindi a obbligare altre rotte, oppure a percorrere questa ma essendo consapevoli di una difficoltà di navigazione notevole per l'assenza di venti in questa zona. Una volta superata, poi invece si entra in questo corridoio che di solito è veramente ci proietta verso il grande sud. Ora andiamo a vedere i raggi X, letteralmente quello che si è determinato in questa situazione di regata. La spinta dell'anticiclone di Sant'Elena, con appunto le isocrone come vedete si accorciano moltissimo. Ora analizziamo il perché non si è seguita questa rotta che vedete in questo momento indicata. Vi faccio vedere una cosa, riguardate la mia di posizione. Vedete che il gruppo, anche quando era compatto, già avevamo noi dal router l'indicazione di dover scendere molto più bassi dalla nostra posizione. Noi eravamo già consapevoli che avremmo dovuto seguire questa rotta, non ce la siamo trovata all'improvviso. Ora andiamo a fare una valutazione e vi mostrerò vari aspetti di come già adesso la nostra rotta è condizionata da quello che succederà molto più avanti, anche dopo Capo di Buona Speranza. E vi sto indicando come questa linea va letteralmente a attraversare tutta la costa, dalla costa all'ice limit, e quindi per forza va perforata nel punto migliore, non c'è alternativa in questi casi, mentre la seconda, che va a coprire una parte dello spazio, può essere scavalcata girandola, salendo di più come rotta. Queste due zone vanno a condizionare completamente anche quello che è il percorso antecedente. Infatti vedete questo punto come anziché stare lungo l'ice limit, che poi vi spiegheremo meglio, ci porta a salire proprio per affrontare quella zona successiva. Questo va già a condizionare anche tutta la zona dell'uscita dell'anticiclone di Sant'Elena e l'entrata nel corridoio. L'ultimo aggiornamento invece, guardate come ha cambiato le cose. Tutta quella zona, quelle due zone che vi ho segnato sotto, che erano quelle che in precedenza avete visto, erano con quei blocchi delle zone di vento, permette uno schiacciamento
migliore sull'ice limit. Perché si va a molto più ridosso dell'ice limit? Perché le correnti che arrivano da sud sono molto più intense e sono molto più intense anche sotto l'ice limit. Il problema è che c'è appunto questa linea che non può essere superata nel confine dei ghiacci, oltre la quale non si può andare, ma comunque le correnti sono molto più profonde anche più sotto nella zona dell'ice limit, anche dove si può percorrere, mentre salendo diminuiscono, quindi per forza la linea da seguire sarà sempre molto a ridosso dell'ice limit. Avremo appunto sempre questo schiacciamento verso il basso e a giocare su questa linea, sui confini. Poi ovviamente ne parleremo meglio nei prossimi giorni di questa linea perché eh, avremo tantissimo tempo anche per farlo, per spiegarvi le penalità e tutto. Quello che appunto potete vedere qua è che non solo si sono migliorate le condizioni nell'ultimo aggiornamento, ma non sono migliorate solo sotto, ma anche nella zona di passaggio. Però, e adesso come vedete qua, però ci sono le cose da spiegare anche su questo. Qui le linee le isocrone sono i passaggi ogni ora previsti in quel punto. Come vedete vanno ad estendersi più a ovest dallo schiacciamento della zona dell'anticiclone. Questo costringe ad andare molto più a sud e a cercare il prima possibile, ovviamente sempre l'ice limit. In questo momento qual è il punto di rottura, di passaggio? Che per i primi queste linee dell'isocrone sono molto più ampie di come invece sono per noi previste e quindi per loro il passaggio c'è, mentre per noi c'è questo schiacciamento che ci costringe ad andare molto più a sud e fare dei bordi maggiori e fare delle virate e dei bordi in più. Questo ovviamente determina un vantaggio, come vedete la freccia si allunga, non credo che sarà questo il vantaggio, ma questo va a determinare un vantaggio importante per coloro che prenderanno prima questo vento, per quanto comunque dovranno anche loro spostarsi verso sud il prima possibile, quindi saranno fare una rotta molto più a scalare più in basso. Questo è quanto. Torniamo vedendo appunto le immagini dal radar della situazione attuale e vedremo come si evolverà. Ovviamente vi aggiorneremo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.